Biotrucco. Buongiorno. Bene, si accomodi qui. Cosa le interesserebbe guardare? Benissimo. Mhm. Sì. Per una vacanza di coppia io consiglio una crociera, sempre che vi piaccia il mare e anche la nave. Assolutamente no. Tra l'altro per il last minute abbiamo delle promozioni eccezionali. Sì, è sempre consigliabile il last minute perché c'è sempre spazio per inserire qualcuno. Ci sono tantissime cabine e le navi sono davvero grandi. Sì, le navi da crociera sono grandissime. Dunque, avete fatto prima un viaggio in crociera o è la prima volta? Ah, ok, quindi qualcuno vi ha parlato di come funziona, di come è organizzato? Sì, benissimo, ottimo, ottimo, quindi già sapete come è strutturato. Dunque vuole fare una sorpresa a suo marito. Bene, io le consiglio una crociera del Mediterraneo, per ora ci sono delle promozioni imperdibili. Sì? Allora, una crociera del Mediterraneo abbiamo, posso controllare per partenza imminente, subito, subito. Riuscite a organizzarvi con le ferie, giusto? Ottimo, benissimo, wow, sarà davvero meraviglioso. Mi servono i vostri dati, nome e cognome, data di nascita. Ok, sì, data di nascita. Ok, nome. Sì, controllo. Solitamente dall'agenzia ci sono dei prezzi molto più convenienti rispetto che dal sito ufficiale. Ecco perché guardando da casa avete trovato dei prezzi piuttosto alti, però a volte non è da escludere che con il last minute qualcosina di conveniente si possa trovare anche dal sito ufficiale. Avete preferenze riguardo il porto di partenza? Ok, benissimo. Mhm. Sì, dunque io l'itinerario più, diciamo, economico è il pacchetto più economico che posso anche proporvi perché noi in agenzia abbiamo dei pacchetti. Sì, grazie a questi pacchetti voi potete risparmiare tantissimo e avere l'all inclusive o perlomeno molte delle promozioni a prezzi scontatissimi o alcune cose incluse. Ad esempio, questa crociera che ha partenza dal porto di Palermo, fa Palermo, Napoli. Sì, da Napoli poi potete andare anche a Pompei, visto che le piace tantissimo Pompei, le piace molto l'archeologia. Anche io ne sono molto appassionata. È un'esperienza molto immersiva, meraviglioso, sembra di fare un tuffo nel passato. Splendido. Dunque, sì, ci sono le escursioni che vanno a Pompei. Sì, Pompei, praticamente ci sono escursioni a numero chiuso e le consiglio di prenotarle preventivamente o tramite la nostra agenzia oppure
anche tramite l'applicazione. Sì, appena avremo concluso la pratica di prenotazione, potrà scaricare l'applicazione e inserire il numero di pratica. Attraverso il numero di pratica si può registrare, le risulterà l'itinerario e anche i vari pacchetti che può acquistare extra. Se facciamo l'all inclusive inserisco tutte le escursioni preventivamente, però lei mi deve dire ovviamente dove volete andare, dovete saperlo prima. No, le escursioni poi se non ne usufruite non sono rimborsabili. Allora abbiamo quindi Palermo, Napoli, potete ovviamente andare a Pompei, poi abbiamo il porto di Livorno, da Livorno potete andare a Firenze, a Pisa oppure fare un giro a Livorno stessa. Ci sono dei battelli che vi portano in giro. Sì, oppure potete scendere a piedi, fare shopping, degustazioni tipiche, cose così. Ok, quindi per l'Italia non volete prendere escursioni, ma preferite il fai da te perché da quello che ho capito avete degli amici che vi porteranno in giro e saranno ben lieti di mostrarvi la città. Quindi escludiamo il pacchetto escursioni, oppure potete benissimo comprare le altre 3 escursioni eventualmente e non necessariamente il resto. Ok, benissimo, quindi dopo Livorno c'è ehm, Marsiglia. Sì, Marsiglia è assolutamente da vedere. Cioè voi scendete a Marsiglia, dovete andare a Marsiglia. Io ve lo straconsiglio perché è meravigliosa, bellissima. Il turismo a Marsiglia è stato valorizzato negli ultimi tempi ed c'è davvero, davvero tanto da vedere, soprattutto i musei. C'è il museo marittimo che è stupendo, ve lo consiglio. Assolutamente all'interno del museo si può anche mangiare, però se fate un'escursione della durata di 4 ore, 4 ore e mezza nella mattinata, poi potete benissimo risalire sulla nave e consumare pasto sulla nave, dato che il self-service è aperto 24 ore su 24, potete mangiare tutto quello che volete, decisamente, quindi non ci sono problemi, cioè praticamente il problema cibo sulla nave non sussiste mai. Allora, vediamo un po'. Poi a Marsiglia vi consiglio di fare shopping sfrenato di saponette alla lavanda. Io nell'ultima escursione ho comprato del sapone di Marsiglia al latte d'asina, mi lascia la pelle di una morbidezza indescrivibile, meraviglioso per mantenere anche la pelle giovane. Sì, lo utilizzo sul corpo, quindi Savon o Latness. Sì, vabbè, anche se parlate in italiano non succede niente, cioè vi capiscono. Comunque potete utilizzare anche Google Translate per poter parlare con le persone fuori, non è un problema, in qualche modo vi capiscono. Poi con l'inglese avete le porte aperte ovunque, cioè nel senso vi capiscono tutti, anche perché sono zone turistiche e logicamente l'inglese lo sanno. Anche sulla nave il personale di bordo per lo più parla inglese, però nell'ufficio informazioni se chiedete italiano vi indirizzano verso il personale italiano, non vi preoccupate, anche a gesti ci si capisce. Poi sulla nave potete acquistare il pacchetto internet e usufruire anche dunque del traduttore su Google
tranquillamente anche a bordo, anche a largo mare, non c'è problema. Se non volete acquistare il pacchetto internet, l'applicazione ufficiale della nave vi consente di collegarvi tranquillamente anche senza internet, anche da offline, quindi a largo potete utilizzare l'applicazione. Con l'applicazione potete anche prenotarvi gli spettacoli serali in teatro e la prenotazione è obbligatoria, se non vi prenotate non vi fanno entrare. Quindi appena arrivate a bordo vi consiglio subito di andare a vedere il programma giornaliero e di prenotarvi lo spettacolo a teatro. Sì, poi appena arrivate a bordo vi danno una scheda, con questa scheda potete accedere alla vostra cabina e pagare, che nella scheda potete sia collegare la vostra carta di credito sia anche caricare dei soldi contanti attraverso gli sportelli che ci sono sulla nave. Ecco, benissimo. Poi un'altra cosa, sì, potete anche, se prendete il pacchetto bevande, mostrare questa carta e consumare quel che volete, dipende dal pacchetto che prendete. Ci sono un pacchetto Easy e il pacchetto Plus. Il pacchetto Easy vi consente di consumare un determinato tipo di bevande. Là comunque al bancone c'è un menu con la lista delle bevande che sono incluse nel pacchetto Easy, anche gli alcolici, sì. Nel pacchetto Plus invece ci sono altro tipo di bevande, soltanto la birra alla spina nel pacchetto Easy, la birra in bottiglia nel pacchetto Plus. Se volete consumare qualcosa extra potete benissimo pagare a bordo con la carta, ma io vi consiglio sempre di prendere il pacchetto bevande, perché anche l'acqua, anche una bottiglia d'acqua voi la pagate, e possibilmente se ce l'avete nel pacchetto, prima di andare all'escursione la mattina prendete 2 o 3 bottigliette d'acqua, le mettete nello zainetto e ve ne andate in giro. Altra cosa importante, non ci sono problemi con i bagagli, potete portare tutto quello che volete, basta non esagerare, naturalmente fino a 2 trolle grandi a persona li potete portare. Portatevi tanti vestiti, tanti cambi, perché comunque di mattina ci sono le escursioni, quindi vestitevi in maniera casual, comoda, sportiva, fresca, soprattutto perché inizia il caldo bestiale estivo e dunque non è il caso assolutamente di morire di caldo. Cappellino leggero, preferibilmente una paglietta, sì, protezione solare anche durante le escursioni, me la consiglio attivamente. E poi l'acqua portatevela sempre dietro, merendina, ma non è il caso, perché magari potete anche acquistare qualcosa in giro, di acquistare qualcosa di tipico, non so, un panino con un buon prosciutto, per esempio a Barcellona, lì sono molto famosi per i loro ottimi salumi, del torrone, sì, decisamente, un croissant a Marsiglia. Allora, poi durante il pranzo potete benissimo andare vestiti per come siete rientrati dall'escursione, poi il pomeriggio potete andare in piscina, ci sono diverse piscine a bordo, scegliere quella che volete, ci sono le sdraio, prendete i teli che sono già nella camera, vi toccano 2 teli, poi l'importante è che li riportate in cabina quando finite di utilizzarli, che si sono bagnati e il personale di bordo li cambierà. Non dimenticateli sulle sdraio, non smarrite, perché altrimenti vi fanno pagare una cauzione di circa 30 euro, mi pare, sì, 30 euro, riportateli quindi nella cabina, scusate. Allora, un'altra cosa, ok, sì, sono 8 giorni, sì, 8 giorni e 7 notti, sì, 8 giorni e 7 notti.
Poi, come dicevo poc'anzi, l'altra tappa è Barcellona. A Barcellona c'è l'imbarazzo e la scelta di escursioni, ci sono tantissimi tipi, potete anche organizzarvi per i fatti vostri oppure acquistare un'escursione, ve la consiglio però. Io vi consiglio di vedere la Sagrada Famiglia perché è bellissima, è qualcosa di molto emozionante. Questa è una delle escursioni più richieste, anche la più cara effettivamente, però c'è anche una bella escursione che è quella in giro per la città, per il barrio gotico. Questa è molto bella pure perché viene spiegata moltissimo in maniera approfondita la storia di Barcellona, anche della Spagna e la lingua e le varie regioni che ci sono in Spagna. Allora, volete prendere l'escursione in Barcellona, giusto? Ok, benissimo. Sì. Poi per quanto riguarda la prossima tappa è Tunisia. Tunisia non salgono passeggeri, non scendono passeggeri, soltanto visitatori. Non è necessario il passaporto per poterla visitare perché c'è un permesso speciale, va compilato un modulo a bordo che dovrete presentare appena scesi dalla nave proprio in Tunisia. E con questo modulo vi fanno accedere. Sì, ok. Volete fare l'escursione in Tunisia? Non accettate da bere né da mangiare se comprate dell'acqua che sia imbottigliata. Ma potete benissimo prendervi quella che è sulla nave, sempre se prendete pacchetto bevande vi conviene. Ok, sì. Allora vi faccio un preventivo di tutto. Abbiamo 3 escursioni. Ok, quelle che vi ho consigliato io. Sì, benissimo. Abbiamo 3 escursioni. In italiano abbiamo detto. Ok. Poi naturalmente c'è un giorno di navigazione tra Barcellona e Tunisia. E poi da Tunisia alla Sicilia, porto di Palermo, c'è una notte di navigazione. Benissimo. Quindi inseriamo pacchetto bevande easy, sì. Poi abbiamo cabina, balcone, oblò oppure interna. Sì, ci sono differenze di prezzo considerevoli. Il balcone è bellissimo perché quando approdi su un nuovo territorio vedi avvicinarsi la terra, è meraviglioso, il balcone è meraviglioso. Appena ti svegli vedi già che la nave si avvicina, è qualcosa di indescrivibile. Balcone, anche dall'oplo si vede, però abbiamo l'opzione balcone con sdraio e salottino, balcone soltanto col salottino. Quale preferite? Balcone con sdraio, quindi magari volete rilassare un po' in balcone con bikini, costumi, prendere il sole, insomma. Ok, benissimo, sì, ve lo consiglio assolutamente. Balcone con sdraio, il massimo. Sì, vedi caso abbiamo una bella promozione grazie al last minute per la cabina balcone che vi viene a costare quanto quella con l'oblò. Straordinario, ok? Visto che partite già subito la prossima settimana, vi arriverà via mail il voucher. Sì, grazie a questo voucher potete registrarvi nell'applicazione
quindi ci sono tutte le informazioni. Poi un'altra cosa, quasi ogni sera vengono organizzate le serate a tema. Quindi è richiesto un dress code che non è obbligatorio assolutamente, però è meraviglioso vedere tutti vestiti a tema. Ad esempio c'è la serata tropical, la serata di gala. Nella serata di gala va indossato un abito più elegante che avete, possiamo mettere uno smoking, un abito lungo, anche uno strascico, paillette, luccicante, bellissimo, è bellissimo, il massimo dell'eleganza, la nave è l'eleganza fatta nave, l'eleganza fatta nave. E poi c'è la serata anni 60, la serata flower e anche la serata mm, white. La serata white la fanno sempre, sì, white, la serata italiana, potete vestire rosso, bianco e verde, magari con un dettaglio rosso, bianco e verde, tipo un foulard o un papillon. Sì, bellissimo, è un'esperienza meravigliosa, soprattutto da fare in coppia. Sì, anche da soli si può partire, decisamente. Mi servono i vostri documenti, mi detti il numero della carta d'identità. Sì, prima la sua. Quella di suo marito. Sì, il check-in si può fare anche tramite app oppure a bordo. Sì, tranquillamente. Poi vi fanno una fotografia oppure la fate voi stessi tramite l'applicazione e tramite questa fotografia vi riconoscono. Mi raccomando, portatevi sempre dietro la chiave della camera, la scheda, perché quando scendete, quando risalite, vogliono la scheda, la battono tramite il codice e risultate registrati con la fotografia, il volto deve essere assolutamente riconoscibile, quindi vi chiedono di togliere gli occhiali da sole o eventualmente il cappellino, ragione per cui la foto va fatta frontalmente, senza occhiali e cappellino. Ok, sì, mhm. Non hai esigenze particolari, la sera si cena al ristorante, vi viene assegnato il ristorante principale, è incluso e solitamente si mangia del cibo più raffinato rispetto che al self-service. Ci sono tantissimi bar a bordo, vengono organizzate tantissime attività, anche se rimanete a bordo decidete di non andare in escursione, potete fare lezioni di ballo, aerobica, c'è anche la palestra a bordo, il centro benessere, che sono a pagamento a parte. Sì, potete anche acquistare prima di salire a bordo un pacchetto benessere, un massaggio o anche il pacchetto della palestra. Sì, in palestra si può fare anche yoga, ci sono lezioni di yoga che sono a parte a pagamento. Sì, sì, anche Pilates, viene pensato tutto, non manca assolutamente niente. E poi dal self-service potete scegliere tutto quello che volete mangiare, anche al ristorante potete ordinare tutto quello che volete seguendo il menù. Se siete appesantiti, non volete mangiare pesante o siete a dieta, tranquillamente potete ordinare quello che è sempre presente nel menù, ad esempio il riso in bianco, la pasta al pomodoro, il petto di pollo alla griglia, il pesce a vapore. Sì, sì, quelli sono sempre presenti nel menù, danno la possibilità a tutti di scegliere quello che si adatta alle proprie esigenze, assolutamente no, non ci sono problemi, quindi tutto incluso. Vi consiglio possibilmente di prendere un taxi perché altrimenti c'è il parcheggio proprio della nave
che si paga a giornata, che è vicino al porto. Sì, sì, decidete voi, questa è una cosa che vi organizzate voi naturalmente, no? Non ci pensiamo noi per la trasferta. Mhm. Penso di avervi detto tutto. Ha qualche domanda? Sì, il pagamento. Saldate anche domani, non ci sono problemi. Anche domani potete saldare, sì. L'interconto va saldato prima della partenza. Se non partite, le spese di assicurazione sono incluse, quindi vi verrà rimborsato il 70% se non potete partire per qualsivoglia motivo. A bordo c'è un medico, c'è l'infermeria, siete assicurati, avete un'assicurazione medica. Sì, 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 assolutamente. Ok. Vi stampo il preventivo se questa crociera vi piace. Sì. Vi servo un'email prima di stampare il preventivo, così questo stesso preventivo vi arriverà via email. Ok, dovete saldare entro domani per bloccare il prezzo e bloccare anche tutto, altrimenti poi vi salta la promozione, vi salta anche tutto il programma, insomma, dovremo andare a ricercare tutto e chissà se è disponibile la stessa cabina con gli stessi vantaggi. Ok, sì, email. Va bene, allora non lo stampo, dico soltanto l'importo, viene a costare 2.900 euro comprese le 3 escursioni. Sì, è un prezzo stracciatissimo, stracciatissimo considerato che c'è pure il pacchetto bevande e i servizi che offre la nave. Sì, ci sono anche degli idromassaggi, sono gratuiti, si trovano vicino alla piscina. Sì, e l'acqua nell'idromassaggio è calda. Ah, sì, ci si può fare una doccia fresca per stemperare quando si esce fuori dall'acqua. Sì, sì, va bene. Allora, intanto vi blocco questo preventivo. Entro domani saldate, mi arriva via email, può controllare adesso se ha l'email nel telefono. Ok, è arrivata? Benissimo, sì, sì, sì. Ottimo, sì. Io sono Graziella, e risulta anche nel preventivo. Domani puoi fare un bonifico nella, facendo riferimento ai dati che sono lì nel preventivo stesso. Ok, mi mandi un'email con lo screenshot del bonifico oppure la fotografia del cartaceo del bonifico avvenuto, così che io blocchi definitivamente tutto e le mando l'email con il numero di prenotazione grazie al quale può accedere all'applicazione. Se ha qualche domanda può sempre chiamare al numero che trova foglio, nel foglio, cioè nell'email, sul foglio, sì sì, che non abbiamo stampato però, ok, lo trova lì, può sempre stamparlo. Vi consiglio poi quando vi arriveranno i fogli del voucher di stamparli quelli. Se non avete la stampante venite qua che ve li stampo io perché è bello sì utilizzare gli smartphone e avere anche il biglietto nel telefonino, però per qualsiasi motivo
magari non si può utilizzare il telefonino in quel momento e dunque è bello avere pure il cartaceo, insomma, non fare totale affidamento sulla tecnologia perché si sa, qualcosa può andare storto e possibilmente non potete partire perché non avete il voucher, ok? Bene, sì, sì, ci risentiamo allora e ci rivediamo per i biglietti stampati. Sì, dopodomani già io ve li faccio trovare stampati pronti. Benissimo, ok. Sì, sì. Sì, divertitevi, fate buon viaggio e soprattutto buona sorpresa. Sarà sicuramente super gradita. Buona giornata, arrivederci.